dovevo, a parte le grandi distanze da percorrere, naturalmente senza mezzi, al massimo la bicicletta. C'era in caso di pericolo, c'era il percorso di guerra, insomma, ossia imparare a strisciare, a saltare la siepe, i fossi, eccetera. Poi conoscere tutte le armi, essere in grado eventualmente anche di usarle, smontarle, rimontarle, caricarle, scaricarle, eccetera, eccetera. Beh, e poi essere in grado, in caso di rimanere isolata, di salvarmi e tornare alla base. L'importante era tornare alla base. Missione compiuta o no, bisognava tornare alla base. E non era facile questo. Comunque le asperità del terreno dovevano essere conosciute e superate, e tutto un insieme di cose che rendevano il fisico più forte, più temprato e soprattutto non aver paura mai. Saper vincere la paura, perché la paura è quella che ti manda a morire. Sono morti per lo più quelli che avevano paura. Chi non aveva paura a qualche maniera riusciva a salvarsi, tranne qualche caso limite, naturalmente. Comunque, nel mio caso particolare, c'era anche un addestramento psicologico, dal momento che mi sono ritrovata in un reparto di controspionaggio, per cui fra i miei compiti c'era anche quello. Non ero mai in divisa, ero sempre in borghese, dovevo stare fra la gente, ascoltare i discorsi, sollecitare eventualmente certi discorsi, in caso forse dare anche notizie false per salvare qualche nostro reparto in movimento. Ossia, siccome capire da che parte venivano mandati i messaggi, e per esempio segnalare a questi, facendo finta di cosa, che un certo reparto si sarebbe mosso tale giorno alla tale ora facendo tale strada. Naturalmente si sarebbe mosso in un giorno diverso, in un'ora diversa, su una strada diversa. Questo per salvare i nostri reparti negli spostamenti. In guerra si fa anche questo, Ognuno cercava di fare al meglio la sua parte nel compito che gli era assegnato. Questo da parte di tutti, posso dire, me compresa. Andiamo avanti, poi c'è stato la fine della guerra, le prigionie, le fughe, quello che c'è stato l'hanno scritto in tanti, potete tranquillamente andarlo a leggere, per cui
Comunque la fine della guerra ha significato non la fine di una guerra, ma la fine di una civiltà, la nostra. Si passava dal culto dell'onestà, del coraggio, della rettitudine a un qualche cosa, quello che prima per noi era sacro veniva messo sotto il tacco delle scarpe e veniva considerato, se non una colpa, anzi in molti casi una colpa meritevole di una sventagliata di mitra. Questo è quello che è successo dopo. Non parliamo di quel che è successo alle donne, sorvoliamo su questo per carità di patria e per carità di sesso femminile. Comunque poi è arrivata quella che loro chiamano democrazia, che di democratico c'è ben poco. Eravamo studenti, prima in quarta ginnasio l'Arnaldo, ma in quella scuola lì ci insegnavano l'aoristo passivo della grammatica greca e non ci facevano mai calcolare la matematica alla quale invece noi eravamo portati. Abbiamo lasciato il liceo classico e siamo andati al liceo scientifico, dove davano insegnamenti più interessanti per noi. Al liceo scientifico eravamo in classe insieme, erano classi miste, per cui c'erano anche dei ragazzi. Fra questi c'era anche Leandro De Mori. Da queste classi del liceo Calini, che era il liceo scientifico, tanti sono andati ad arruolarsi dopo l'8 settembre, anche se erano molto giovani, eravamo molto giovani, ma con la patria in pericolo. Comunque, niente, le cose andavano così. Fra questi c'era Leandro. Eravamo sempre stati amici, come si è quando si va a scuola insieme e ci si fa copiare il compito magari dall'amico, e cose del genere. Si fa quel che si può. Al momento io sono andata da una parte, ci siamo arruolati praticamente tutti e due, ognuno dei due nel suo reparto. Leandro De Mori è andato nella Brigata Nera, ma data la sua passione per la montagna e la sua attività nel premilitare, che al fascismo, quando c'era il fascismo c'era il premilitare, no? E le sue scorribande in adamello e cose del genere, l'hanno arruolato nella Brigata Nera alpina, o meglio, nel reparto alpino della Brigata Nera Tognu, che hanno poi aggregato all'attagliamento che operava in Valcamonica. Aveva la base a Vergiadoglio e teneva sotto controllo il passo del Mortirolo. Non era un fronte facile, diciamo, perché si trattava di un fronte interno, ossia contro le brigate partigiane che tentavano di controllare l'Alta Valcamonica per controllare anche i movimenti delle truppe tedesche, cosa che l'attagliamento e la Brigata Nera aggregata dovevano contrastare e bloccavano praticamente il Mortirolo, il passo del Mortirolo, che geograficamente facile da trovare su qualsiasi cartina. E quando è successo che Leandro era stato di guardia tutta notte, perché naturalmente è chiaro che su un fronte in prima linea ci sono turni di guardia. È stato 2 mesi in prima linea, non ha mai protestato, non ha mai chiesto di essere cambiato di reparto e di essere mandato in una seconda linea. Così andò, che al momento dell'ordine di ritirata
il grosso, diciamo, il coso, e si è ritirato a Vezza d'Olio e sono partiti verso il Tonale con un camion, un paio di camion, qualche camion, per ritirarsi oltre il Tonale. Sono quelli che sono stati bloccati dai partigiani sul Tonale, c'è stato uno scontro a fuoco, ci sono stati dei morti. Leandro non c'era con loro perché dopo una notte di guardia si era buttato, il Giaciglio era di fieno, in paglia di fieno, nelle prime linee non è che ci sia trattamento da hotel 5 stelle. Quando si è svegliato non c'era più nessuno e lui aveva gli scarponi rotti, praticamente con le sole pezze da piedi che c'erano allora al posto delle calze, è sceso dal Montirolo a Vezza d'Olio. Quando è arrivato a Vezza d'Olio, il grosso della compagnia era già partito, è rimasto solo un camion con l'ausiliaria e l'autista del camion, che stavano finendo di caricare sull'ultimo camion per poi raggiungere gli altri sul Tonale, così credevano. Invece è arrivato qualcuno dei fascisti nostri, un coso, dicendo fermi, non prendete la strada del Tonale perché c'è un conflitto a fuoco in Tonale e i partigiani assaltano i nostri camion.